il miglior modo per imparare una lingua straniera è andare all'estero. Questo è quello che tutti ci dicono quando chiediamo come imparare una lingua straniera a livello madrelingua. Devi andare nel posto in cui la parlano, ma non tutti possiamo andare nel posto in cui parlano la lingua che vogliamo imparare, perché economicamente non si può, a livello di tempo, ci sono tantissimi fattori che ci impediscono di andare nel posto in cui parlano questa lingua. Quindi in questo video ho raccolto i miei migliori consigli per raggiungere un livello quasi da madrelingua, con una pronuncia il più reale possibile a quella di un madrelingua, senza andare nel posto in cui parlano questa lingua. Hello everyone, it's Yana here. Welcome to my YouTube channel e benvenuti in questo nuovo video. È il primo video che faccio in lingua italiana in questo mio canale, tranne il video che ho fatto con la mia migliore amica, che lascerò qua sopra. Questo è il primo video insomma che faccio da sola in questo canale e è un po' strano parlare in italiano. Se siete già iscritti al mio canale già lo sapete, potete guardare gli altri video, sono tutti in inglese perché è la mia lingua preferita, mi piace più parlare in inglese che in italiano e anche per fare pratica nel parlare inglese ho deciso di fare questo canale in inglese, quindi guardatevi gli altri video. Ho deciso di fare questo video perché molte persone mi chiedono come hai imparato l'inglese, come fai ad avere una pronuncia così realistica in inglese. Non ho fatto questo video per vantarmi della mia pronuncia in inglese, che per i miei standard comunque non è una buonissima pronuncia, però riesco a cavarmela abbastanza in inglese, diciamo. Quindi in questo video condividerò con voi tutti i miei segreti, tutte le tecniche che ho usato io per imparare l'inglese, così che possiate farlo anche voi. Il primo consiglio è quello di guardare serie TV e film in lingua originale. Lo so che all'inizio può essere molto difficile perché parlano velocissimi. E il consiglio che vi do è di iniziare a guardare serie con i sottotitoli in italiano e poi mettere i sottotitoli in inglese, così sentite le parole e leggete anche, e infine togliere del tutto i sottotitoli quando vi sentite abbastanza sicuri di voi stessi e guardare la serie TV o il film interamente in lingua. Un altro consiglio che vi do è quello di leggere dei libri in inglese. Lo so che leggere libri sembra tipo una cosa da scuola, però dovete scegliere un libro che vi piace o magari un libro che avete già letto in italiano e che conoscete bene e leggerlo in inglese, ma consiglio personale, non traducete ogni parola che non conoscete, dovete tradurre solo quelle parole che sono proprio essenziali per la frase e che senza sapere quella parola la frase non ha senso. Ma al di là di quelle, anche se non sapete parole piccole, andate avanti. Se vi mettete a tradurre tutte le parole di un libro e il vostro livello di inglese non è poi così alto, vi annoiate tantissimo perché diventa un tradurre il libro intero e non leggete più niente. Quindi traducete solo le parole essenziali e andate avanti con la lettura, perché pian piano anche quelle altre parole che non conoscete le imparerete e comunque deve essere un'esperienza divertente, non deve essere un compito scolastico. Quindi secondo me leggete un libro che vi piace e non traducete ogni parola. Una cosa che personalmente mi ha aiutato tantissimo per imparare l'inglese è ascoltare canzoni in inglese e cercare i lyrics, che sono il testo della canzone, e magari guardare la traduzione oppure cercare di cantare la canzone leggendo il testo. Questo mi ha aiutato tantissimo. Io ascolto tantissima musica in lingua inglese, quindi per me è stato proprio naturale. Ma al di là dei vostri gusti personali, ci sono tantissime canzoni in inglese, quasi tutte le canzoni del mondo pop sono in inglese, quindi prendetene semplicemente una che vi piace e allenatevi a cantarla, guardate il testo, deve essere una cosa molto divertente e piacevole. Una cosa collegata all'ascoltare le canzoni: se vi piace un artista in particolare, cercate su YouTube le sue interviste e
lui che parla delle canzoni che ha fatto o un attore che parla di un film, e guardatevi le interviste perché quello è l'inglese più da conversazione, quello meno scolastico, quindi ascoltare delle interviste è utilissimo ed è anche interessante perché puoi conoscere meglio l'artista che ti piace. Adesso vorrei consigliarvi due app che io non ho usato per l'inglese, le ho usate per altre lingue che stavo imparando, però si possono usare perfettamente anche per l'inglese, e sarebbero Drops, che è un'app per imparare del vocabolario in inglese. Ci sono diversi tipi di vocabolario, ci sono le cose essenziali, oppure ci sono termini di informatica, termini di cucina, termini di scolastici, tipo libro, penna, quei vocaboli lì. E ha un bellissimo stile l'app perché le parole compaiono come gocce e quindi ti compare continuamente questa parola davanti, e secondo me visivamente aiuta tantissimo a memorizzare come è scritta, e a risentire ogni volta la parola aiuta tanto per impararla. La seconda app che consiglio è Hello Talk, che è un'app che ti mette in collegamento con delle persone che parlano l'inglese, in questo caso qualsiasi lingua che tu scelga, e che sono disposti a aiutarti a impararla, e loro vogliono imparare la tua. Quindi, per esempio, tu metti che vuoi imparare l'inglese, ti fanno trovare delle persone che vogliono imparare l'italiano e che loro sono madrelingua inglesi, quindi hai questo scambio culturale, è possibile fare delle chiamate su quest'app ed è possibile magari chiedere anche delle cose di grammatica. C'è una sezione forum, è fatta molto molto bene e serve appunto a mettere in pratica la lingua parlata, soprattutto se non avete nessuno con cui mettere in pratica l'inglese. Quest'app è perfetta. L'ultimo consiglio è un consiglio molto generale ed è di concentrarti su quello che ti piace. Non devi pensare, oddio, adesso devo mettermi a imparare l'inglese. Devi pensare, questa è una cosa che mi piace fare e a caso c'è dentro anche l'inglese. Quindi non deve essere come mettersi a fare i compiti, deve essere una cosa che ti viene molto naturale fare deve essere una cosa che ti piace fare e che quindi non ti secca fare in inglese. Per esempio, se guardi un film di storia noioso che ti ha consigliato la tua professoressa in inglese, è un conto. Se invece guardi il tuo film preferito che adori e lo guardi in inglese, è un'altra cosa. Nel mio caso io amo l'inglese e per me qualsiasi cosa in inglese è sempre meglio, ma so che non per tutti è così, ci sono persone che fanno fatica a impararlo e che non gli piace proprio, quindi in quel caso vi suggerisco di guardare quei film, quelle interviste, quelle canzoni che vi piacciono di più, non quelle suggerite dai professori, e quindi concentrarvi su quello che vi piace e avere soprattutto una motivazione per cui imparare l'inglese. E per motivazione non intendo che volete trovare un lavoro e vi serve l'inglese. Può essere quello, ma non deve essere una cosa così seria. Può essere anche, appunto, voglio capire cosa dice il mio cantante preferito che canta in inglese. Per me è stato quello all'inizio, no? Quindi volevo capire cosa dicevano le parole, volevo seguire il testo e quella è stata la motivazione iniziale. Comunque, se vi sembra che non ci sia nessuna cosa che vi motivi e la lingua che volete imparare è proprio l'inglese, non vi preoccupate perché, come sappiamo bene tutti, l'inglese è importantissimo. Ci sono tantissime cose in inglese ovunque andiamo, quindi basta stare un po' attenti e la motivazione per imparare l'inglese la troverete di sicuro perché è davvero importante impararlo. Se avete trovato utili questi miei consigli per imparare l'inglese, mettete mi piace a questo video e iscrivetevi al mio canale. Non penso che farò altri video in italiano, però se volete mettere alla prova il vostro inglese ascoltando i miei video, fatelo pure. Il mio inglese non è perfetto, ma ci sto provando. Quindi mostratemi il vostro supporto iscrivendovi al canale se non l'avete già fatto e see you in the next video. Bye!